Iniziamo dal sistema delle fonti del diritto e diciamo innanzitutto che il sistema delle fonti del diritto è fatto di una molteplicità di fonti del diritto che spesso possono o potrebbero entrare in conflitto tra loro e quindi sorge fin da subito un'esigenza di coordinamento tra le varie fonti del diritto. Se una determinata fonte del diritto dicesse una cosa contraria su quello stesso argomento rispetto ad un'altra, qual è che vale nel tempo, nello spazio, eccetera. E quindi ci devono essere delle regole ben precise e nonostante queste regole ben precise ci siano, spesso anche si creano dei conflitti tra gli organi dello Stato. La regione che dice che lo Stato ha legiferato in una materia regionale, ci sono ovviamente delle zone grigie, oppure viceversa, lo Stato dice che è stata la regione a legiferare in una materia statale. Spesso per questo motivo gli enti dello Stato, gli organi dello Stato litigano e vanno davanti alla Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzione, appunto chiedendo alla Corte Costituzionale ma questo potere di emanare diritto a chi è attribuito? A lui o a me? Alla regione o allo Stato? Quindi di fronte a questa molteplicità di fonti del diritto c'è questa forte esigenza di coordinamento e quindi valgono all'interno dell'ordinamento giuridico alcuni principi generali che cercano di risolvere per quanto possibile, per il più possibile, questo problema. Abbiamo innanzitutto il principio di gerarchia delle fonti. Quindi la gerarchia che cos'è? La gerarchia è come quella che c'è nell'esercito, il generale comanda più del capitano e il capitano comanda più del maresciallo. Questo si applica anche alle fonti del diritto, nel senso che non tutte le fonti hanno lo stesso valore, possono avere un grado diverso e quindi una supremazia magari rispetto ad un'altra fonte di diritto. Ovvio che la legge statale è quella che disciplina la gran parte delle cose. Ovvio che se la legge statale disciplina una determinata cosa, come per esempio che l'aliquota della Tasi sulla casa il comune la può mettere da quel minimo a quel massimo, il comune non può andare oltre quel massimo. Poi all'interno di quel range fa quello che vuole, ma oltre non ci può andare perché è stato stabilito da una fonte di diritto gerarchicamente superiore. Poi abbiamo il principio cronologico, nel senso che ci sono, a volte è capitato che ci siano state delle norme che disciplinano una certa cosa e magari anche per una mancanza, una svista nel momento in cui si è andati a fare una norma che disciplina quell'aspetto in maniera diversa, ci si è dimenticati di abrogare la norma precedente, quindi formalmente la norma precedente è rimasta in vigore. Quando si andrà davanti a un giudice, ovviamente prevarrà la norma che è stata emanata successivamente, questo è il principio cronologico, rispetto alla norma che è stata emanata precedentemente, che dice una cosa magari diametralmente opposta. E poi abbiamo il principio di competenza, a cui abbiamo già accennato all'inizio di questa lezione, nel senso che ci sono determinate fonti di diritto che possono creare norme solo per certe materie. Il comune, la provincia, la regione non possono creare norme giuridiche in materia di diritto penale, in materia di diritto internazionale, in materia tributaria. Ci sono quindi delle norme che, come vedremo nell'ultimo argomento che tratteremo in questa seconda sezione, sono riservate allo Stato appunto con l'istituto della riserva di legge.